Amici miei, buongiorno e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi vogliamo installare i dispositivi intelligenti nel nostro camper. Io sono Enzo del canale YouTube Camper Felice, che ormai conoscete in tanti e in tanti ci seguite. Ragazzi, scusate, una cosa sola, iscrivetevi al canale di Camper Felice, non costa nulla, pago tutto io. In questo video voglio farvi vedere i collegamenti che faccio, cosa collego ad Alexa, il riscaldamento con il nostro cinebasto, l'aria condizionata, il controllo finestre per quando parti per essere sicuro che siano tutte chiuse e qualche altro dispositivo Alexa per il controllo e l'utilità dell'utilizzo del camper. Ma partiamo dall'inizio. Perché rendere un camper smart? Ma in fine dei conti a noi cosa ci può interessare? La domanda è molto intelligente. Ci può interessare un bel nulla. Però per chi gli appassionati di tecnologie come me, che mi piace sempre avere tecnologie all'avanguardia nel camper, che questo non pregiudica il fattore camper come libertà, voglia di darsi a divertire, uscire il weekend. Quello rimane lo stesso, è solo per provare nuove cose sui camper, soprattutto per fare qualche video diverso dal solito e provare nuove funzionalità. Magari poi scopriamo che non sono quelle giuste per questo camper, però finché non le proviamo non lo possiamo sapere. I dispositivi che per adesso intendo utilizzare sono pochi, però per iniziare sono sufficienti. Per adesso ho preso un router GSM per quanto riguarda per avere il wifi all'interno del camper, anche se Ford già di serie, io ho il camper Ford, già di serie ha un hotspot integrato nella motrice. Io però preferisco usare con i miei abbonamenti che vado meglio un hotspot che si può usare benissimo anche quello di un telefono, non serve per forza un router GSM. Questo ci serve per avere intorno al camper, dentro al camper, un segnale wifi dove poter collegare e far affluire tutti i comandi dei vari dispositivi Alexa e farli girare tra di loro, farli comunicare fra di loro. Prima di passare alle cose complicate per i collegamenti ai dispositivi Alexa, io inizio sempre dalle cose più semplici, quelle più veloci, quelle che riesco a fare senza troppi impegni, sia economici sia tecnologici. Tutti i dispositivi che hanno il telecomando a infrarossi, classico telecomando, per esempio nel mio camper io ho il telecomando per l'aria condizionata, il telecomando per far partire il cinebasto. Posso regolare sia l'accensione, lo spegnimento e la potenza, la regolazione della potenza. Poi ho anche il telecomando, mai usato tra l'altro, delle telecamere. Il mio camper è dotato di 2 telecamere, retrocamera e telecamera di parcheggio, dove il monitor dove visualizzo le telecamere si può anche far funzionare col telecomando. Quindi io ho 3 dispositivi che funzionano col telecomando. Questa è la parte più semplice che possiamo fare. Con Alexa, scusate, faccio una premessa. Io nel mio caso adopero Alexa, ma voi potete usare anche altri dispositivi a comando vocale, potete usare anche Google Home, quelli che vi pare a voi. Il funzionamento è sempre lo stesso, funzionano tutti con la tecnologia Wi-Fi. Alexa di quinta generazione è l'unica che adopera anche il protocollo di comunicazione chiamato Zigbee. È un protocollo che nasce per operazioni militari, molto bello, però purtroppo in Italia non è molto diffuso il protocollo Zigbee, quindi io preferisco rimanere ancora col Wi-Fi classico. E allora come facciamo noi a collegare questi telecomandi qui? Come facciamo a collegare questi telecomandi ad Alexa? Domanda molto intelligente a cui seguirà una risposta molto semplice. Tutti i nostri dispositivi che hanno un telecomando a bordo del camper li possiamo raggruppare tutti in un'interfaccia unica, che in questo caso è questo qui. Questo è un modello, ce ne sono migliaia, si chiama duplicatore di telecomandi. Cosa fa lui? Basta fargli vedere ogni telecomando a lui, premendo il pulsante del telecomando quando è in modalità di associazione. Quindi lui copia esattamente tutti i pulsanti che avete nel telecomando e li rende smart. Quindi se io copio il pulsante, premo il pulsante di accensione nel telecomando dell'aria condizionata, mentre lui è in modalità di associazione, lui capisce che quello è il pulsante per accendere l'aria condizionata.
Qui posso raggruppare fino a 10 telecomandi con questo modello qui. Ne esistono tantissimi modelli, non voglio fare pubblicità ai modelli. Cercate duplicatori di telecomandi, ne trovate a bizzeffe. Poi magari in descrizione vi metto qualche link indicativissimo. Ho resettato il dispositivo Alexa perché il primo lo usavo in casa, gli avevo già impostato delle programmazioni come che era in sala, non era in cucina, insomma avevo già collegato dei dispositivi intelligenti, quindi ho preferito resettarla, riportarla alle impostazioni di fabbrica e creargli l'ambiente nuovo del camper. Come collegare Alexa alla batteria del camper? Io ho un Alexa Echo Show, questo qui alle mie spalle, di seconda generazione. Ce l'ho a casa da tanti anni, non mi andava adesso di comprare un dispositivo nuovo per fare questo esperimento del camper, che tuttora rimane ancora un esperimento finché non vediamo che va come penso io. Quindi cosa ho fatto? Ho usato l'Alexa Echo Show che avevo già in casa, ne ho due, questa non la usavamo più. Solo che giustamente lei c'ha l'alimentatore, io non voglio usare l'inverter sempre per collegare Alexa, voglio usare le mie batterie a 12 volt, quindi ho tagliato il filo e ho comprato un adattatore USB semplicissimo. Adesso ripeto, siamo ancora in fase di esperimenti, quindi prima di fare dei lavori complessi e particolari aspettiamo un attimo, facciamo delle prove. Con questo semplicissimo adattatore USB ho tolto il trasformatore, mi sono assicurato ovviamente che Alexa funzionasse a 12 volt, funziona a 12 volt e assorbe anche un ampere 25, non è poco, e così lo collego direttamente alla batteria, alle prese USB che ho di serie qua nel camper. In questo modo l'inverter lo lasciamo riposare. Così, semplicemente. Questo è il modo più economico che possiamo fare adesso per fare queste prove. Poi se va bene come pensiamo, faremo qualcosa di più. Magari prendo un Echo Dot d'auto, che sono già fatte apposta per le automobili, quindi hanno già la presa accendisigari piuttosto che la presa USB, e magari usiamo quelle lì. Per adesso, che è solo un esperimento, stiamo facendo delle prove per provare a capire se Alexa può fare il caso nostro dentro al camper. Per adesso ci basta così. Questo è il mio Echo Show da 5 pollici e ce l'ho da un sacco di anni, è di seconda generazione, un po' un vecchietto, però ripeto, per fare le prove va benissimo. Per prima cosa imposto Alexa con il nostro hotspot del camper. Andiamo in impostazioni, mettiamo anche un po' di occhiali perché ragazzi, dopo i 50 anni gli occhiali vi dovete abituare. Se non siete fortunati, alcuni ce la fanno benissimo, io no. Quindi andiamo in impostazioni, si tira giù la tendina dall'alto, impostazioni, rete, wifi acceso, reti disponibili. Qui aggiungiamo la rete disponibile nostra. Ecco qui. Alexa, sei collegata a internet? Sì, sto navigando in internet. Perfetto. Una volta configurato Alexa Echo Show con la rete wifi del camper, che gli ho dato il nome di Camper Felice, procediamo ad installare l'app del duplicatore di telecomandi. L'ho collegato con la porta USB del camper per alimentarlo e adesso lo inizializziamo, cioè lo facciamo associare ad Alexa. Alexa gli facciamo vedere che gli facciamo le presentazioni. Alexa, salve, sono il dispositivo infrarossi. Salve, ciao, io sono Alexa. Ecco, Purtroppo non so come aiutarti. è già accesa. Spegniamo il microfono perché questo è un po', Una volta che abbiamo associato Alexa al duplicatore di telecomandi, che si conoscono, hanno fatto conoscenza, dopo passeremo a inizializzare i telecomandi sul duplicatore. Allora, spiegarvelo così sembra una cosa complicatissima, però sono 3 passaggi semplici. Se li ho fatti io ci potete riuscire anche voi tranquillamente. La configurazione del duplicatore di telecomandi è veramente semplice. C'è la sua app che installi nel telefono e ti guida passo passo per la configurazione. È veramente semplice, ti chiede le mail, la wifi su cui fare riferimento e basta, non ti chiede nient'altro. Devi creare un account all'inizio
o se no utilizzare uno dei tuoi che utilizzi sempre. È veramente semplice. Nella sua app poi di associazione crea il dispositivo IR sta per infrarossi, infrared sarebbe. Io l'ho chiamato IR Camper, così, giusto per dargli una guida se a volte mi sbaglio. Ora associamo i telecomandi, è veramente semplice. Cerco di farvelo vedere così, scusate, non ho grafiche particolari per farvi vedere il mondo. Allora, dalla schermata scegliamo Air, qui possiamo scegliere TV, ha impianti audio, lui ha una serie di pre-argomenti caricati. Io voglio associare il telecomando del cinebasto, quindi scelgo Aria. Lui mi chiede: vuoi fare a manuale o automatica? Vi consiglio manuale, ho già provato l'automatica. Lui ha delle marche preimpostate, ma avere le marche del camper impostate è impossibile, quindi vi consiglio manualmente. Lui vi chiede un ok. A questo punto bisogna avvicinare il telecomando al ricevitore a 3 cm di distanza e premere un pulsante. Adesso mi sono avvicinato e sto premendo il pulsante. Alexa, cerca un nuovo dispositivo. Avvio la ricerca. Questa operazione richiederà qualche istante. Accendi i tuoi nuovi dispositivi e, se necessario, mettili in modalità di associazione. Dopo aver associato Alexa al duplicatore di telecomandi, dopo aver associato il telecomando al duplicatore di telecomandi, siamo arrivati al lieto fine. Computer, accendi l'aria condizionata. Sentite il beep? Computer, spegni l'aria condizionata. Bene, con questo è tutto dal mio camper felice. Grazie, rimanete attaccati al carretto perché collegherò altri dispositivi. Intendo collegare tutto il camper. Ciao, alla prossima!